Ciao a tutti. Nel mondo del narcisista esistono delle leggi non scritte ma profondamente radicate. Queste regole, come i 10 comandamenti di una religione egoistica, governano ogni pensiero, azione e relazione del narcisista. Ecco il decalogo che definisce il modo in cui il narcisista vede se stesso e gli altri. Io sono il Signore del mio mondo, non avrai altri idoli all'infuori di me. Il primo comandamento è fondamentale e chiaro. Il narcisista è il centro dell'universo. Ogni persona che incontra deve riconoscerlo come tale e ogni sua azione è mirata a rafforzare questa convinzione. Gli altri esistono solo in funzione del suo ego. Il narcisista non tollera che qualcuno rubi la scena o riceva più attenzione di lui. La sua autostima è fragile e l'idea che qualcuno possa eclissarlo è intollerabile. Quindi esige adorazione assoluta e costante. Non nominare mai il mio nome invano. Ogni critica è un'offesa personale. Il secondo comandamento specifica in maniera molto chiara che nel mondo del narcisista non esiste spazio per la critica. Ogni osservazione negativa, anche la più costruttiva, viene interpretata come un attacco personale. Le critiche mettono in discussione la sua visione idealizzata di sé, provocando una reazione immediata e spesso aggressiva. La difesa del suo ego è prioritaria e chi osa metterlo in discussione viene rapidamente etichettato come nemico. La sua sensibilità estrema alle critiche rivela in fondo una profonda insicurezza. Santifica il tuo riflesso, la tua immagine è sacra. Il terzo comandamento indica che per il narcisista l'apparenza è tutto. La sua immagine esteriore, la percezione che gli altri hanno di lui, deve essere impeccabile. Passa molto tempo a curare la propria immagine, sia fisica che virtuale. Ogni dettaglio conta, perché sa che il modo in cui viene percepito dagli altri è fondamentale per mantenere il controllo. Il narcisista non tollera la vulnerabilità o l'imperfezione, poiché le percepisce come debolezze che non possono essere mostrate né tantomeno ammesse. Ogni foto, commento o interazione è attentamente orchestrata per proiettare un'immagine di successo e di perfezione. Solo io posso essere onorato, gli altri sono strumenti per i miei fini. Il quarto comandamento determina che per il narcisista le relazioni umane sono di convenienza. Gli altri esistono per soddisfare i suoi bisogni, che siano di attenzione, di validazione o di vantaggio personale. Non c'è spazio per l'empatia o per l'altruismo, perché tutto viene filtrato attraverso la lente dell'egoismo. Le persone sono strumenti, se sono utili, vengono mantenute vicine, se diventano inutili o minacciano il suo status, vengono eliminate. L'amore, l'amicizia e la lealtà sono solo maschere indossate per ottenere ciò che lui desidera. Non accettare limiti, le regole valgono solo per gli altri. Il quinto comandamento stabilisce che il narcisista vive al di sopra delle regole. Che si tratti di norme sociali, morali o etiche, crede di essere un'eccezione. Se viola una regola, trova sempre una giustificazione. Le leggi sono fatte per i comuni mortali, non per lui. Le sue azioni, anche le più discutibili, vengono sempre razionalizzate o minimizzate. Questa mancanza di senso di responsabilità permette al narcisista di agire senza rimorsi o sensi di colpa, proiettando le sue colpe sugli altri. Prendi ciò che è tuo di diritto, ogni cosa buona deve appartenermi. Il sesto comandamento precisa che nel mondo del narcisista il concetto di merito è distorto, poiché tutto ciò che è desiderabile o ambito è suo per diritto naturale. Che si tratti di successi, attenzioni, riconoscimenti o affetti, non c'è spazio per la condivisione. Il narcisista ha un senso di diritto innato che lo spinge a cercare costantemente di accaparrarsi il meglio, il più delle volte a scapito degli altri. Ogni conquista reale o immaginaria serve a rafforzare la sua superiorità percepita. Non desiderare la competizione, solo io posso brillare. Il settimo comandamento dice che il narcisista vede il successo altrui come una minaccia, non sopporta la competizione, perché ciò implica il riconoscimento di qualità negli altri.
Di conseguenza cerca sempre di sminuire i successi altrui, ridicolizzare chi gli è vicino o insinuare dubbi. Non si tratta solo di essere il migliore, ma di essere l'unico che vale. Qualunque scenario in cui qualcun altro riceve riconoscimenti o attenzione è un attacco diretto al suo dominio. Non provare empatia, le emozioni degli altri sono irrilevanti. L'ottavo comandamento conferma che l'empatia è una debolezza agli occhi del narcisista. Sentire e comprendere le emozioni altrui significherebbe deviare l'attenzione dal proprio ego. La sofferenza, la gioia o le preoccupazioni degli altri non sono importanti se non possono essere utilizzate per ottenere vantaggi personali. Spesso e volentieri il narcisista si mostrerà distaccato e freddo, incapace di connettersi veramente con le emozioni altrui. Se mostra interesse è solitamente una facciata manipolativa per ottenere ciò che vuole. Non ammettere mai di sbagliare, la colpa è sempre degli altri. Il nono comandamento rivela che uno dei tratti distintivi del narcisista è l'incapacità di riconoscere i propri errori. Anche di fronte all'evidenza troverà il modo di giustificare le sue azioni o di incolpare qualcun altro. Ammettere di aver sbagliato significherebbe mettere in discussione la propria perfezione, qualcosa che il narcisista non può accettare. La colpa viene sempre scaricata sugli altri, che siano amici, colleghi o persino circostanze esterne. La responsabilità personale è un concetto alieno al narcisista. Non lasciare che gli altri ti sorpassino. Essere il migliore è l'unica opzione. Il decimo comandamento precisa che il narcisista deve sempre sentirsi il migliore in qualsiasi contesto, che si tratti di lavoro, di relazioni o di abilità personali. La sua superiorità deve essere evidente. Ogni persona che eccelle o viene riconosciuta rappresenta una minaccia. Il narcisista farà di tutto per mantenere il controllo, che sia manipolando gli altri, sminuendo i successi altrui o mettendosi in una posizione di vantaggio. Per lui la vita è una competizione continua in cui non c'è spazio per pari o rivali. In sintesi, i 10 comandamenti del narcisista sono le regole che governano la mente e il comportamento di chi vive intrappolato nella prigione del proprio ego. Queste persone costruiscono una realtà in cui sono sempre al centro, negando ogni forma di introspezione o di vulnerabilità. Sebbene possano apparire sicure di sé e affascinanti, sotto la superficie si nasconde spesso un vuoto interiore profondo e un costante bisogno di conferme esterne. Vivere secondo questi comandamenti non porta alla vera felicità, ma solo a una perpetua ricerca di gratificazione momentanea e fugace. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.